In un film che ho visto da bambina, un importante uomo politico era oggetto di un attentato in un ristorante e quando hanno cominciato a sparare lui, boom, si butta sotto il tavolo e la guardia del corpo interviene e lo salva. A distanza di moltissimi decenni, 30 anni, 40 anni, comunque tantissimo tempo, questa potenza straniera, non mi ricordo adesso se fossero russi, americani, cinesi, non lo so, comunque dovevano appurare se questo importante uomo politico fosse effettivamente lui o se fosse stato sostituito e allora decidono di farlo incontrare con questa sua guardia del corpo per vedere se a distanza di 30 anni, 40 anni, quello che è, la guardia del corpo lo riconosceva. Cosa fanno? Li rimettono esattamente nella stessa situazione dell'attentato e poi effettivamente entra uno e comincia a sparare e l'uomo politico, anziché nascondersi sotto il tavolo come aveva fatto 40 anni prima, estrae la pistola e risponde al fuoco e a quel punto la potenza straniera capisce, ecco, non è effettivamente l'uomo politico di 40 anni fa, è cambiato, ma non perché è cambiato di carattere, l'hanno proprio sostituito. Quindi questa è un po' la trama del film. Perché? Perché partiva dal presupposto che la nostra vera essenza, quello che noi siamo dentro, non cambia, a distanza di tanto tempo rimane sempre uguale. E questo mi è venuto in mente perché? Perché pensavo ai piccoli gesti che caratterizzano chi siamo. Ho pensato ai miei piccoli gesti, spero di non trovarmi mai davanti alla situazione dell'attentato, però ci sono i piccoli gesti che mi caratterizzano e stamattina ci stavo riflettendo. Ad esempio, la notte guardo la TV e di solito ho le scarpe da casa. Quando vado a letto, sempre, ma non me ne accorgo sul momento, lascio le scarpe lì davanti alla TV e vado al bagno e poi a letto scalza. E quindi ogni mattina io mi sveglio, mi alzo e la prima cosa che faccio è andare alla TV a recuperare le scarpe, le ciabatte da casa. Io non lo so perché questo succede, non so perché la notte proprio non mi viene per niente in mente di portarmi dietro le scarpe. Anche se è inverno, anche se il pavimento è freddo, anche se non ho le calze, non mi accorgo consciamente la sera che sto camminando scalza e vado al bagno e poi vado a letto. Ogni mattina invece so, le scarpe non ci sono, pavimento freddo, vado a recuperarmi le scarpe. Sì, ci sono molti di questi gesti che faccio inconsciamente più o meno che mi caratterizzano. Quindi secondo me, se doveste mai decidere che io potrei essere stata scambiata con qualcun altro, se volete sapere se sono veramente io, mettetemi in questa situazione. Se lascio le scarpe e vado scalza al bagno e poi a letto, sapete al 100% che sono effettivamente io.